Nessuno se lo sarebbe mai aspettato che una casa come MV Agusta, da sempre specializzata nelle moto di lusso super sportive, un giorno decidesse di ampliare la gamma puntando a una ruota anteriore da 21 pollici. Bene, è il caso di Enduro Veloce, l'ultima novità della casa di Varese, che si inserisce in un mercato estremamente combattuto dove non sono le performance a dettare ovviamente le regole della classifica, ma sono la guida, la facilità di utilizzo, la posizione in sella e l'utilizzo corretto della ruota anteriore da 21 pollici, supportata sempre da una buona elettronica. Andiamo a scoprirla insieme e vi racconto come va in questo scenario. Siamo nel sud della Sardegna, mai posto migliore con un asfalto migliore per provare la nuova protagonista della casa di Varese. Già, abituati alle opere d'arte che da sempre sono nelle corde del marchio italiano, pensate per emozionare al colpo d'occhio e stupire per le prestazioni, l'arrivo di questo enduro ci racconta di un cambio di passo importante. L'enduro veloce è la concretizzazione della versione LXP Orioli, realizzata in soli 500 pezzi. Questa invece si apre a un mercato più ampio che possa andare a stuzzicare palati fini e motociclisti che fino ad oggi non avevano mai pensato a MV Agusta. Entriamo nel vivo di questa prova dopo aver percorso poco più di 100 km, un interessante assaggio, e mi concentro prima di tutto sulla posizione di guida e sulla gestione anche del cavalletto nelle partenza ferme. Intanto devo dire che tutto sommato la moto è facile da gestire, si alza facilmente, il cavalletto si raggiunge senza problemi ed è molto utile pensando a quando magari la moto verrà utilizzata con il passeggero e anche con le valigie al seguito, che hanno dei supporti praticamente invisibili molto carine, insomma ben integrati all'interno del sistema moto. La posizione in sella è una posizione che convince, ha una buona triangolazione, sono con la sella posizionata a 870 mm. Devo dire che si tocca anche piuttosto bene, anche in virtù del fatto che la zona centrale qui tra sella e serbatoi è piuttosto snella, quindi si arriva a un vero e solido contatto sul terreno. Si può anche abbassare a 850 mm, quindi un vantaggio ulteriore per chi non è proprio altissimo. Io sono, lo ricordo sempre, alto 1,78 m, ma com'è configurata la moto in questa condizione, devo dire che mi piace proprio per la triangolazione. Si è ben protetti, la gamba ha un angolo non troppo chiuso, che significa comfort per le lunghe distanze, e manubrio largo il giusto, abbastanza vicino, busto eretto, e questo è un buon segnale di come in MV Agusta abbiano lavorato, abituati a trattare le moto con i semimanubri, tenendo in grande considerazione il tema del comfort. Migliorabile, visto che siamo in tema di posizione in sella, a mio avviso un po' la protezione dall'aria, perché il cupolino non è regolabile e oggi a mio avviso è un elemento indispensabile nell'acquisto di una moto di questa categoria, addirittura possibilmente con una mano sola mentre si è in movimento, anche se ci sono delle case che rinunciano a questa ipotesi. La protezione dall'aria è più che discreta, non mi sento di definirla una delle moto più protettive che ho guidato nell'ultimo periodo, anche perché siamo reduci da una comparativa proprio che vedrebbe perfettamente inserita anche l'enduro veloce all'interno di questo contesto, però diciamo che a 130 km/h, che è la velocità che abbiamo ottenuto in certi punti, la paletta del casco, la visiera alta, viene intercettata dai flussi dell'aria e è un po' da fastidio, quindi una cosa da segnalare è sicuramente la necessità di avere una protezione maggiore. Il 3 cilindri è nuovo per davvero, una piattaforma su cui quasi certamente poggeranno le fondamenta nuovi modelli stradali. 3 cilindri in linea da 931 cm3, albero motore controrotante e cambio estraibile, questa volta sul lato destro, derivazione racing. Potenza dichiarata di 124 cavalli a 10.000 giri e 102 Nm di coppia massima a 7.000 giri. Prestazioni a dir poco esagerate di 240 km/h di velocità massima e uno 0-100 di soli 3,7 secondi. 4 riding mode, urban, touring, off-road e custom all-terrain, totalmente personalizzabile, e controllo dell'acceleratore full ride-by-wire. Valori molto interessanti, perché ovviamente rappresentano ancora una volta il modo di distinguersi che ha la casa italiana rispetto alla concorrenza. Lo fa con un motore che probabilmente in questa categoria è il più performante, senza ombra di dubbio, e vi consiglio, se avete voglia di farvi inebriare da un motore emozionale, sicuramente di ascoltare il sound. Cosa mi sarei aspettato rispetto al motore? Intanto
segnalo che arriva a 10.000 giri, lo fa senza grossi problemi, anzi ha una bella erogazione in alto, ma snatura un po', a mio avviso, il concetto che dovrebbe accompagnare questo tipo di moto e questo settore in particolare. Cioè è un motore che funziona, ha una risposta morbida ai regimi più bassi, anche i medi non sono eclatanti e spinge troppo in alto. Quello che è la riflessione che è emersa chiacchierando con i tecnici di MV Agusta è che a me piacerebbe un motore che si utilizza in generale tutto a un regime più basso, perché oggi nei percorsi che abbiamo fatto fino a questo momento, e chi conosce il sud della Sardegna sa esattamente di cosa parlo, tra strade litoranee con all'interno dove ci sono percorrenze di curve lente, chiuse, aperte, ma da terza a quarta marcia, dove sostanzialmente si può giocare col gas, il regime di utilizzo rimane chiaramente compreso tra i 4.000 e i 6.000 giri e oltre si va veramente di rado. Questo significa che quel potenziale di regime di rotazione più alto sostanzialmente non viene quasi mai utilizzato. In tutto questo inserisco una considerazione che è figlia dell'utilizzo della moto oggi, che è usato prevalentemente in touring, quindi potenza piena, erogazione un po' più corposa. Rilevo una non perfetta corrispondenza tra la mia richiesta sull'acceleratore e poi che cosa mi dà in cambio il motore. Spesso è risultato fin quasi sovradimensionato, una risposta a volte eccessiva, e come se non dialogassero uno a uno acceleratore e motore, quindi perdi un po' di quel feeling di guida, perché in certe circostanze è un po' ancora troppo prestazionale il motore rispetto alla logica di questa famiglia. A livello di mappature ho preferito indubbiamente la Touring, la più completa, meno soffocata rispetto alla versione Urban. Ho provato i due livelli di freno motore, la preferisco onestamente un po' più libera. Ho scelto quindi di scendere a 1 e tenere il traction control su 2, anche per capire come si comportava poi il comparto gomme, mi riferisco agli pneumatici di primo equipaggiamento stradale in questo caso, e a come la ciclistica avrebbe poi reagito. Il telaio perimetrale a doppia culla in acciaio unisce un comparto sospensioni totalmente meccanico e pluriregolabile. Davanti una forcella di sostanza da 48 mm di diametro e posteriormente il mono, anch'esso totalmente personalizzabile nelle regolazioni e accoppiato ad un leveraggio progressivo. Marchiati entrambi i Sachs, hanno un'escursione di 210 mm. Sospensioni Sachs, meccaniche, forcella da 48, pluriregolabile, con corsa da 210 mm, stesse caratteristiche per il monoammortizzatore, sempre Sachs, 210 mm di corsa con leveraggio progressivo. Chiaramente si capisce che stiamo parlando di una MV Agusta con tutte le indicazioni a livello di DNA e di sportività che inevitabilmente sono parte delle moto che escono proprio da ski run. È una moto che su strada dimostra di avere un'attitudine particolarmente sportiva, pochissimo trasferimento di carico in frenata e in accelerazione, perché il setup di base è decisamente sostenuto. Bella percorrenza di curva è secondo me la stabilità nella percorrenza delle curve anche veloci, che è uno dei punti forti della enduro veloce, e anche poi l'uscita con una bella trazione in ogni condizione usata. Avevo già indicato prima parlando del motore, del traction control su 2, quindi che ha un intervento impercettibile, vuol dire che lampeggia appena la spia, ma insomma la ciclistica è sana. Resta un po' il tema del peso, non la ritengo una moto leggerissima, e questa cosa si sente nonostante abbia l'albero motore controrotante, quindi che di fatto contrasta gli effetti giroscopici delle ruote e riduce un po' la lentezza nello scendere in piega. Non è una moto a mio parere velocissima, cioè non è troppo rapida a scendere in curva e allo stesso tempo poi non è neanche così rapida a salire. L'elettronica di bordo conferma quanta attenzione MV Agusta riponga nella gestione delle prestazioni. Oltre ai riding mode già segnalati, controllo di trazione su 8 livelli, 2 dedicati al freno motore, senza dimenticare cruise control, regolatore dell'impennata e impianto frenante con ABS disattivabile per la guida fuoristrada. L'enduro veloce, se portata lontano dall'asfalto, non si tira indietro, in questo caso equipaggiata di pneumatici dedicati e ben tassellati.
Con le sospensioni liberate nell'idraulica si cerca un po' di avventura. La buona triangolazione in sella anche in piedi è d'aiuto nella gestione dell'avantreno. Chiaramente il carattere super performante del motore, pensato per girare alto, non è il miglior compagno di viaggio in un contesto dove il famoso sotto, tiro e coppia alla prima apertura di gas sono determinanti per affrontare ogni ostacolo o imprevisto. Siamo un po', come dire, arrivati alla fine di questa prima presa di contatto di MV Agusta Enduro Veloce. C'è un po' di dispiacere per il fatto che si lascia un posto così meraviglioso come il sud della Sardegna, dove le strade perfette ti fanno venire voglia davvero di non fermarti mai, e Enduro Veloce su strada ti lascia quel buon sapore addosso di moto che proprio in un contesto di asfalto bello dove c'è da guidare non si tira di certo indietro. Resta sempre un po' il tema che MV Agusta si inserisce con una moto finalmente totalmente nuova, motore nuovo, ciclistica nuova, idea nuova, in un settore piuttosto combattuto. Ci sono dei player, come dicono quelli bravi, piuttosto tosti, e questo fa sì che magari con il 3 cilindri di MV Agusta, con l'anima così sportiva, non sia ancora perfettamente allineato un po' con quello che è la logica della concorrenza. Quasi tutti bicilindrici, c'è soltanto Triumph col 3 cilindri, ma che di proposito la casa di Hinkley ha rielaborato per farlo sembrare un motore bicilindrico, quindi sostanzialmente mi viene quasi da definirlo come un motardone, un po' pesante, molto generoso nella guida a livello di stabilità e di comfort, soprattutto di sella e di triangolazione, e un po' meno, come dicevo all'inizio, a livello di protezione dall'aria. Insomma, è un buon punto di partenza. A questo punto però, analizzando proprio la concorrenza, mi domando se a questa Enduro Veloce, che comunque avrà un prezzo d'acquisto che ancora non sappiamo, piuttosto alto, non manchino alcuni elementi per essere davvero protagonista al 100%. Cito alcuni apparati elettronici come radar anteriore e posteriore, ormai presenti su molte protagoniste del mercato, le sospensioni semiattive, altro plus del settore delle moto da viaggio, piuttosto che un cupolino regolabile, che è una necessità per chi decide di viaggiare. A questo punto la domanda è un po' aperta, lascio a voi le considerazioni. Se volete condividere con me i miei pensieri, scriveteci. Se non vi siete ancora iscritti al canale, fatelo al più presto possibile, e attendo vostre domande e commenti qua sotto, e ci vediamo al prossimo video. Ciao!